Ben ritrovati! Come vi ho detto nella prima parte di questo video, in un unico set vengono raccontate una serie di storie, di sottotrame, che si intersecano in una struttura narrativa profondamente elegante ed efficace. Il fatto di girare un film in un unico ambiente non era una novità per Hitchcock, ma qui, forse più che negli altri casi, questa limitazione esalta la sua capacità di sfruttare al meglio l'intreccio della storia. Ciò che vediamo attraverso il cortile è legato alla New York di quegli anni, ma Hitchcock lega soprattutto in modo ironico la vita di Jeffries a tutti questi inquilini che conosce solo attraverso il cortile. Parallelamente all'intrigo giallo, la più importante delle storie che vediamo dipanarsi durante il film è infatti la relazione di Jeff con Lisa, relazione che si rispecchia, deformata o rovesciata, nelle storie che vediamo svolgersi negli appartamenti di fronte. Questa storia parallela si basa sul rapporto conflittuale fra i due fidanzati, sulla distanza fra l'ambiente sofisticato dell'alta moda e la vita avventurosa condotta da un fotoreporter come Jeff, che lui vede come prova dell'impossibilità di impegnarsi fino in fondo con Lisa. La costrizione fisica di Jeff lo porta a spiare ciò che succede negli appartamenti dei vicini. Il suo guardare fuori dalla finestra è metaforicamente anche un modo per non pensare ai suoi problemi personali nella relazione con la fidanzata. Ma il momento di crisi che Jeff e Lisa vivono sembra continuamente rispecchiarsi nelle vite dei vicini che Jeff spia dalla finestra. Davanti a Jeff si presentano infatti tutte le varie fasi del rapporto amoroso. Ogni storia al di là del cortile agisce come possibile sviluppo della sua storia con Lisa. I due sposini novelli sembrano confermare a Jeff che nel matrimonio la passione è qualcosa che non dura e che quindi fa bene a non volersi sposare. Miss Cuori Solitari è l'immagine del romanticismo sognatore che rischia di trasformarsi in perpetua solitudine. Jeff si identifica inconsciamente in questo personaggio, anche lui non è più giovanissimo, e avverte la necessità di non mettere a rischio la sua relazione con Lisa. Il pianista che non riesce a completare il brano che sta componendo è analogamente simbolo della ricerca della perfezione che conduce alla frustrazione. Jeff troverà pace nel suo rapporto con Lisa solo accettando i compromessi e trovando un punto d'incontro fra i loro stili di vita così diversi. Miss Torso si rivelerà innamorata di un ragazzo basso e sovrappeso, molto più interessato al suo frigorifero che alla sua bellezza. Ma come dice Stella all'inizio del film, sono spesso le coppie male assortite a funzionare meglio, un concetto che alla fine ci riconduce nuovamente alla coppia Jeff-Lisa. Perfino la moglie di Thorwald, che vediamo all'inizio del film, è una vera e propria controfigura di Grace Kelly. La somiglianza fisica è impressionante, indossa perfino una vestaglia di seta simile a quella che Lisa indosserà a casa di Jeffries. Forse Hitchcock voleva con questo farci intendere che, una volta sposati, i due avrebbero fatto la fine dei Thorwald. Ricordiamo che in Hitchcock uno dei temi ricorrenti è la presenza di sosia, di duplicati, di personaggi dalla doppia identità che fingono di essere qualcun altro. La maschera che ognuno porta è un tentativo di difendersi da ciò che è imprevedibile, da ciò che ci spaventa del mondo e di noi stessi. Hitchcock, per primo, aveva costruito la sua immagine pubblica secondo un personaggio, una maschera impassibile e sardonica che nascondeva le sue fragilità. In questo film domina il tema del rispecchiamento o del trasferimento di identità, una delle caratteristiche fondamentali del cinema del regista, con cui si amplia l'efficacia narrativa del film e si intensifica quella drammatica. Se nel film Jeff rappresenta lo sguardo, come abbiamo visto nella prima parte del video, Lisa è un personaggio che incarna il desiderio, è una volontà desiderante. Lisa è oggetto del desiderio per Jeff e per molti di noi spettatori, ma anche soggetto che desidera, che assume un ruolo sessuale attivo nei confronti di Jeff e diventa poi il cardine della volontà di agire per risolvere il delitto. In particolare, tutte le donne del film sono in ultima analisi mosse da un desiderio insoddisfatto. Non a caso la scultura astratta che vediamo a un certo punto del film si intitola Fame. Praticamente tutte le donne del film si vedono mentre mangiano. Sono tutte metaforicamente affamate d'amore, a partire da Lisa. In Jeff, invece, domina lo sguardo come sostituto del desiderio, perché fondamentalmente ha paura del desiderio. Stuart è per tutto il film immobilizzato dalla vita in giù
in un vero e proprio stato di impotenza fisica. Non mi voglio dilungare troppo, quindi lascio a voi individuare le allusioni sessuali che si possono trovare disseminate per tutto il film, ma sicuramente c'è, come spesso in Hitchcock, tutta una serie di riferimenti più o meno espliciti. L'indecisione di Jeff nei confronti di Lisa, ragazza bella come poche, intelligente e soprattutto palesemente innamorata di lui, è un altro indicatore di questa inazione fisica, questo rinchiudersi in un guscio, in un bozzolo che è rappresentato dal gesso alla gamba e dall'essere confinato nel suo appartamento. Il film capta l'ansia maschile di fronte ad un nuovo modello di donna che si affaccia nella società americana dopo la Seconda Guerra Mondiale e parallelamente viene espressa al cinema attraverso una serie di protagoniste sempre più indipendenti nei confronti degli uomini, donne intraprendenti che possono fare e fanno tutto ciò che fino ad allora era esclusivo degli uomini. Il momento chiave del rapporto amoroso fra Jeff e Lisa è la sequenza in cui lei entra nell'appartamento di Thorwald. È la scena in cui Stuart si rende conto di cosa questa donna sia in grado di fare per amore e nello stesso tempo di quanto tenga a lei, di quanto ne sia profondamente innamorato. Quando Lisa mostra la fede al dito, gli sta dando conferma della colpevolezza di Thorwald, ma nello stesso tempo gli sta dicendo: adesso che ti ho mostrato cosa sono capace di fare, mi vuoi sposare o no? La panoramica finale del film ci mostra un mondo che ha ritrovato una serenità apparente, come apparentemente si è arrivati ad una pacificazione fra Jeff e Lisa, ad un nuovo equilibrio, in cui sembrano aver trovato quel compromesso indispensabile per entrambi. Lisa ha smesso gli abiti d'alta sartoria, anche se continua a leggere Harper's Bazaar. Jeff è rilassato e sembra in pace con se stesso e con il mondo. Nessuno dei due ha un anello al dito. Tutto sommato, forse, hanno deciso che il matrimonio non sarebbe la soluzione giusta per loro. Passiamo ora alle varie interpretazioni che di questo film sono state date. Abbiamo visto nella prima parte del video che uno dei concetti fondamentali espressi dal film è quello dello sguardo e della pulsione voyeurista. Jeff è come uno spettatore di fronte a tanti schermi cinematografici. Il voyeurismo come malattia sociale va di pari passo con lo sviluppo della società dello spettacolo. Il XX secolo segna la riproducibilità tecnica delle immagini in movimento e l'affermarsi della condizione spettatoriale in ogni ambito della vita quotidiana. In nessuna delle abitazioni che vediamo nel film c'è uno schermo televisivo, ma non si può fare a meno di pensare che siamo negli anni in cui la televisione si impone come medium di massa. L'epoca in cui il film viene girato è negli Stati Uniti e in gran parte del mondo l'era dell'esplosione del mezzo televisivo. Lo sguardo di Jeffries si potrebbe definire un vero e proprio zapping virtuale, prima ancora dell'invenzione del telecomando. C'è chi si è spinto ancora più in là, paragonando le finestre del film a un'anticipazione visionaria di quelle che sono oggi le videoconferenze con le varie schermate che si alternano, o le preview di film su una piattaforma digitale pronta a soddisfare tutti i gusti. Il film è dunque interpretabile anche come una riflessione sul cambiamento che la televisione, col suo presentare uno spettacolo direttamente nel salotto di casa, porta nella società e nell'essere spettatori. In quegli stessi anni Hitchcock imprime il suo marchio e il suo profilo inconfondibile su una serie di telefilm famosissimi anche in Italia. Con la sua consueta ironia, Hitchcock dirà che uno dei maggiori contributi della televisione è che ha riportato l'omicidio nel suo luogo d'origine, in famiglia. Ma al di là del mezzo televisivo siamo oggi sempre più in un mondo in cui ognuno si porta dietro costantemente uno schermo personale con cui non solo può vedere ogni tipo di spettacolo, ma potenzialmente anche mettere in scena a sua volta la propria vita. In questo La finestra sul cortile si rivela, a distanza di 70 anni, un film assolutamente in anticipo sui tempi. Un altro tema sociale strettamente collegato che il film affronta è quello della solitudine nella società moderna. Tutti vivono vicini l'uno all'altro, ma sono separati emotivamente. L'indifferenza è la condizione psicologica di base della civiltà contemporanea. Le finestre ci mostrano tante vite, tante storie vicine e parallele che sembrano non toccarsi fra loro e le relazioni fra i condomini sono superficiali
o inesistenti. Questa separazione fra le varie storie che si svolgono sotto gli occhi di Jeff esprime la mancanza di legami, di comunità fra gli inquilini. Il microcosmo umano della grande città è composto da quella che potremmo chiamare, citando il titolo di un famoso saggio, la folla solitaria. I palazzi sono come prigioni in cui ognuno vive isolato dagli altri e dove la privacy quasi non esiste. Indiscrezione e solitudine sono le due facce della stessa medaglia. Naturalmente la scena che mette maggiormente in evidenza questo tema è quella della morte del cane, in cui emerge la distanza e il disinteresse di fondo per ciò che capita agli altri. Il dolore altrui è solo una distrazione momentanea. All'inizio questa distanza psicologica è suggerita anche nella relazione fra Jeff e Lisa. Guardate per esempio in questa scena come Hitchcock pone i due personaggi all'interno di due cornici separate fra loro, come a sottolineare il divario nello stile di vita che conducono, con Jimmy Stewart su uno sfondo che richiama la natura e Grace Kelly sul panorama dei grattacieli di Manhattan. Ma vediamo infine come nella società statunitense degli anni 50 non è solo l'indifferenza reciproca ad essere in primo piano. Un'altra interpretazione data al film è che ci sia un riferimento nemmeno troppo velato alla cosiddetta società del sospetto. Siamo negli anni del maccartismo. La società americana tra la fine degli anni 40 e la fine degli anni 50 vive immersa nella propaganda anticomunista. Questa lotta alla diffusione del comunismo porta alla persecuzione di centinaia, se non migliaia di persone, attraverso accuse spesso false, e innesca una fobia che spinge a sorvegliare o addirittura a spiare i propri vicini perché dietro ad ognuno si potrebbe nascondere il pericolo rosso. Oltre ad essere un genio nell'uso della macchina da presa, Alfred Hitchcock è stato anche uno dei più grandi innovatori nell'uso del sonoro. Praticamente nessun altro regista della sua epoca è stato paragonabile nell'abilità di unire suoni e rumori per dare forza al coinvolgimento emotivo dei suoi film. Hitchcock si forma come regista ai tempi del muto, ma è fra i primissimi a capire le potenzialità espressive del cinema sonoro. Il suo primo film parlato, Ricatto, del 1929, che è anche il primo film sonoro inglese, è uno dei più innovativi e sperimentali del tempo. Per Hitchcock, fin da subito, il sonoro è uno degli strumenti fondamentali a disposizione del regista per creare tensione emotiva nello spettatore e per far questo usa le tecniche più disparate. Questo si vedrà via via sempre più man mano che passano gli anni per arrivare alla massima espressione con gli uccelli. Nella finestra sul cortile il lavoro sui suoni è molto sottile, molto sofisticato e nello stesso tempo rivoluzionario. Non per niente il film viene candidato all'Oscar per il miglior missaggio. Hitchcock, insieme ai fonici Harry Lindgren e John Cope, stratifica la percezione audio facendo interagire tutta una serie di piani sonori. I dialoghi dei protagonisti nell'appartamento di Jeff, i dialoghi degli altri inquilini, i rumori e le musiche che vengono dal condominio e dal cortile, i suoni e le voci che arrivano dalla strada, il rumore della pioggia e infine, più lontano di tutti, il rumore di fondo della metropoli con le sirene delle navi nel porto. La registrazione dei suoni avviene in contemporanea, ricreando il punto d'ascolto soggettivo del protagonista, e questo conferisce un realismo particolare a tutto l'insieme audiovisivo. Basti per esempio ascoltare come viene messo in risalto il rumore dei baci fra Jeff e Lisa. In certi momenti non si sente altro. A proposito di sonoro, vi raccomando di vedere il film nella versione originale perché purtroppo nel ridoppiaggio tutte queste sfumature sono andate perse. È difficile oggi rendersi conto di quanto innovativa e sperimentale fosse questa gamma sonora in un'epoca in cui l'audio dei film era praticamente solo musica e dialoghi. Oggi in tutti i film o quasi c'è la figura del sound designer, ma all'epoca era quasi impossibile trovare un film nel quale venisse dedicata un'attenzione così grande al sonoro. Il suono in Hitchcock spesso agisce da catalizzatore della suspense. Attraverso i rumori sentiamo che qualcosa di grave sta per accadere.
Pensiamo per esempio a quando l'assassino sale lentamente le scale dell'appartamento di Jeff, con i tonfi amplificati dei passi, o alla stessa scena dell'omicidio della donna che si svolge tutta attraverso i rumori. Non vediamo nulla. E come succede spesso nei film di Hitchcock, il sonoro è usato anche in quanto assenza di rumore. La scena della telefonata di Thorwald è magistrale in questo senso, con quei 10 secondi di silenzio che scatenano il panico nel protagonista fino al click del telefono. A tutto questo si aggiunge la colonna sonora messa insieme da Franz Waxman, compositore che qui collabora con Hitchcock per la quarta e ultima volta. Le musiche del film sono quasi tutte diegetiche, cioè non sono un accompagnamento esterno al racconto, ma fanno parte della storia, che si tratti di qualcuno che ascolta un disco alla radio, di una cantante che si esercita in casa o del compositore che lavora alla sua canzone. Anche questa è una scelta originale per l'epoca e tra parentesi questa è una delle primissime colonne sonore a fare uso del jazz. Il brano Lisa, che viene composto in parallelo allo svolgersi del film, segna alcuni momenti decisivi, in particolare quando la protagonista penetra nell'appartamento dell'assassino sotto lo sguardo sconvolto di Jeff, che è il momento chiave della loro storia d'amore, come abbiamo detto. Fermiamoci ora un attimo sui due interpreti protagonisti. Jimmy Stewart, insieme a Cary Grant, era l'attore più amato da Hitchcock e i 4 film che gira con lui sono tutti dei capolavori. Stewart rappresentava nel cinema statunitense l'eroismo che nasce dalla provincia americana, dai valori tradizionali opposti al grande capitalismo corrotto della città. Per questo quasi sempre interpreta uomini con i piedi per terra, pragmatici e incorruttibili, diffidenti verso l'autorità e indifferenti al potere del denaro. Hitchcock fa di Stewart uno dei suoi attori feticcio, impiegandolo in 4 pellicole straordinarie, nelle quali spesso il personaggio interpretato è molto più complesso e sofferto, fino al limite della perversione. Il cinismo di Hitchcock si riflette in questi personaggi. La finestra sul cortile ne è un esempio tipico. Il personaggio di Jeffries è contraddistinto da diffidenza, cinismo e senso di colpa. L'evoluzione del personaggio è legata al cambiamento che Lisa compie davanti ai suoi occhi e nella considerazione che lui ha per lei. Grace Kelly, delle attrici protagoniste dei film di Hitchcock, è, insieme a Ingrid Bergman, quella che ha unito in modo più straordinario fascino, eleganza e sensualità. È il prototipo della bionda hitchcockiana, l'attrice ideale per il regista che la vuole in 3 film consecutivi nel giro di 2 anni. Hitchcock amava ripetere che nelle attrici protagoniste cercava un'apparente freddezza e un distacco che nascondessero l'erotismo dietro a un'area di mistero. Kelly incarna proprio questo, una donna apparentemente di ghiaccio con una sensualità capace di erompere nel momento più inaspettato. La sua apparizione in Rear Window ha qualcosa di sovrannaturale, è una dea che si materializza improvvisamente nell'inquadratura. A proposito delle scene fra Grace Kelly e James Stewart, va detto che Hitchcock è stato non solo il regista più bravo nel filmare le scene di omicidio, ma spesso ci si dimentica che è stato anche uno dei più grandi nel riprendere le scene d'amore. C'è una famosa frase di Truffaut: Hitchcock filma le scene d'amore come se fossero omicidi e gli omicidi come se fossero scene d'amore. Qui troviamo una perfetta esemplificazione di questo principio nella scena in cui Lisa appare per la prima volta. Inizia con un'ombra che si staglia su Jeff, come la classica ombra dell'assassino vista in migliaia di film, ma poi si rivela essere una scena d'amore, appunto, con il volto di Grace Kelly che appare come in un sogno. Per dare ancora di più questo senso onirico e irreale, Hitchcock rallenta in fase di montaggio il movimento di Lisa verso le labbra di lui. Ecco un altro esempio di uso di varie tecniche visuali al servizio del racconto. Una caratteristica da sottolineare della Grace Kelly attrice è stata l'ironia profonda, quasi da interprete comica. Qualcuno l'ha paragonata ad un'altra grandissima attrice americana, Carole Lombard, per questa capacità di combinare fascino, eleganza e ironia in una recitazione dai tempi perfetti. Hitchcock, che con 3 film porta Grace Kelly nell'Olimpo della storia del cinema,
è anche colui che indirettamente e involontariamente ne causa l'abbandono delle scene, scegliendola come protagonista in Caccia al ladro ambientato nella Costa Azzurra, dove la Kelly conoscerà il principe Ranieri di Monaco. Per tutto il resto della carriera Hitchcock non farà che cercare una sua sostituta mai realmente trovata, pur lavorando con una serie di attrici straordinarie, da Vera Miles a Kim Novak a Janet Leigh a Tippi Hedren. Hitchcock sembra qui compiacersi nel mostrare in tutto il suo splendore una delle donne più belle della storia del cinema. Grace Kelly, prima di diventare attrice, era stata una modella e Lisa Carol Fremont si esibisce proprio come se fosse su una passerella. Ma Hitchcock glielo fa fare anche per sottolineare la mobilità di Lisa in contrasto con l'immobilità di Jeffries. Una citazione meritano anche i costumi di Grace Kelly, realizzati da Edith Head, leggendaria costumista di Hollywood che è entrata di diritto nella storia del cinema vestendo le protagoniste di film come Viale del Tramonto, Sabrina, Eva contro Eva e in particolare collaborando con Hitchcock anche in Notorious, Caccia al ladro, La donna che visse due volte e così via. Qui abbiamo alcuni degli abiti più splendidi mai filmati e gran parte del merito va allo stesso Hitchcock che ancora prima di iniziare la produzione aveva già in mente quale tipo di abiti e quali colori fare indossare a Grace Kelly in ogni scena. La variazione nello stile degli abiti di Lisa, sempre più informali, segna il suo progressivo evolvere come personaggio, sempre meno ragazza viziata dell'alta società e sempre più donna indipendente, concreta e realista. Anche grazie ai costumi di Grace Kelly e a questo splendido Technicolor, il film conserva intatto il fascino unico delle pellicole anni 50, forse il momento visivamente più straordinario del cinema hollywoodiano. La relazione fra Jeff e Lisa non esisteva nel racconto di Woolrich da cui è tratto il film, ma fu ideata da Hitchcock a partire dalla relazione fra il fotografo di guerra Robert Capa e Ingrid Bergman, relazione che finì nel nulla poiché Capa non volle farsi coinvolgere troppo, mentre la Bergman era sinceramente innamorata. Questo fatto aveva colpito molto Hitchcock, che assisteva, si può dire, in diretta all'evolversi di questa storia sul set di Notorious. Ingrid Bergman era allora la sua attrice preferita e il regista non nascondeva il fatto di esserne molto attratto, quindi era sconvolto nel vedere Capa indifferente verso questa donna di cui Hitchcock era invaghito. Nel cinismo di Jeff verso Lisa e verso il matrimonio si ritrova un riferimento a tutto questo. La connessione fra il personaggio di Jeffries e Robert Capa non si limita al fatto di essere entrambi fotoreporter. Anche Capa abitava nella stessa zona del Greenwich Village in cui è ambientato il film e anche lui era un cliente abituale del Club 21. All'inizio del film Jeffries chiede al suo editore di mandarlo in missione nel Kashmir, ma nella prima versione della sceneggiatura si parlava dell'Indocina. Questo venne cambiato all'ultimo momento perché un paio di mesi prima dell'uscita del film Robert Capa era morto proprio in Indocina mentre realizzava uno dei suoi leggendari reportage di guerra. E a proposito di connessioni fra i personaggi del film e la vita reale, non posso non citare il personaggio di Thorwald. Di solito l'assassino nei film di Hitchcock è una persona distinta e dai modi eleganti, spesso affascinante. Nella finestra sul cortile non c'è nulla di tutto questo. Hitchcock voleva che il personaggio interpretato da Raymond Burr, fisicamente e nei modi, somigliasse il più possibile a una delle personalità di Hollywood che più disprezzava, il produttore David Selznick, con il quale anni prima aveva lavorato appena giunto negli Stati Uniti dall'Inghilterra e che era il classico produttore vecchio stampo, sempre pronto a interferire nella trama e nello stile dei film, e che voleva essere riconosciuto come il vero artefice delle opere, lasciando nell'ombra sceneggiatori e registi. Per questo Hitchcock si scontrò con lui quasi sempre durante la realizzazione dei film che fecero insieme. Non è un caso, insomma, che qui il regista abbia fatto in modo che Thorwald apparisse fin dall'inizio rozzo, scorbutico e maleducato. Uno dei segreti dell'arte hitchcockiana è l'essenzialità, la purezza dello stile, il togliere tutto il superfluo che non sia pertinente al racconto, anche a scapito della verosimiglianza. Questo si vede ad esempio nella scena dei flash.
È inverosimile che qualcuno cerchi di difendersi da un assassino con una serie di lampi, ma quello che interessava a Hitchcock era la massima coerenza con il resto del film. Abbiamo visto Jeffries utilizzare più e più volte le sue attrezzature di fotografo e lo fa quindi anche nel finale. Ma soprattutto il film è basato sullo sguardo e sulla visione. Questa scena è imperniata sul pericolo che nasce dall'essere guardati e sul tentativo di impedire la visione. Non solo un thriller investigativo dunque, ma soprattutto un film che studia il concetto stesso di visione filmica e il rapporto fra la narrazione e lo spettatore attraverso la manipolazione delle immagini, la manipolazione degli attori e anche la manipolazione degli spettatori. Un film sullo sguardo e sul desiderio. Qualcuno si ricorderà che ho già usato gli stessi termini a proposito di Vertigo. Sono i due temi che ritornano costantemente nel film, anzi sono il fondamento del cinema di Hitchcock. Più di ogni altro, La finestra sul cortile è un film sull'essenza del cinema, il più metafisico dei suoi film. Innumerevoli sono state le opere influenzate da questo capolavoro, dall'Occhio che uccide di Powell a Blow Up di Antonioni, alla Conversazione di Francis Ford Coppola, ai film di Brian De Palma e altri più recenti, ma al di là dei riferimenti e degli omaggi, l'influenza più importante è nell'approccio filmico alla suspense e al mistero della follia umana che si può nascondere dovunque e in modo imprevedibile. È un film che esprime al meglio le ossessioni e la capacità di Hitchcock di trasferirle sul pubblico. Insieme a Psycho è stato il suo più grande successo commerciale. Nel 1954, quando gira La finestra sul cortile, Alfred Hitchcock è uno dei registi più famosi a livello internazionale, ma per buona parte della critica statunitense è solo un abilissimo artigiano che fa del cinema commerciale senza nessun valore artistico, che si dedica a soggetti superficiali, di grande presa sul pubblico ma senza vera profondità. Oggi lo ammiriamo come uno dei più grandi registi di tutti i tempi, ma per decenni ha faticato a vedersi riconoscere non come abile mestierante, ma come vero e proprio autore di capolavori d'arte cinematografica. Ci vorranno i critici della Nouvelle Vague a partire dall'inizio degli anni 50 per iniziare ad esplorare la ricchezza delle tematiche che pervadono i suoi film. È rimasta famosa la conversazione fra François Truffaut e un giornalista americano che non capiva il perché della sua profonda ammirazione per Hitchcock e gli disse: «Signor Truffaut, a lei è piaciuto tanto La finestra sul cortile, ma è perché è straniero e non conosce il Greenwich Village». Al che Truffaut rispose semplicemente: «La finestra sul cortile non è un film sul Village, è un film sul cinema e io conosco il cinema». Grazie. Prima di salutarvi vi invito come sempre a mettere un like al video, ad iscrivervi se non l'avete già fatto e ci vediamo per il prossimo grande classico. Un saluto da Andrea.